Benvenuti in questo nuovo video. Se avete visto il mio video sui 3 libri per cominciare con la realtà virtuale ma non vi accontentate di testi generici e invece volete entrare più nello specifico dell'argomento, questo forse è il video che fa per voi. Se per esempio siete degli studenti che stanno iniziando a sviluppare dei sistemi di realtà virtuale, oppure siete dei professionisti che vogliono saperne di più su come progettare al meglio delle esperienze immersive, probabilmente vi farebbe comodo avere tra le mani un bel manuale che sintetizzi bene lo stato dell'arte, delle tecnologie e delle metodologie per la creazione di sistemi e esperienze in realtà virtuale. In questo video vi proporrò quindi 3 manuali tecnici che io considero essere i migliori nell'ambito della realtà virtuale. Premessa: sono tutti e 3 libri pubblicati negli Stati Uniti e quindi in lingua inglese. In italiano non esistono pubblicazioni comparabili. Comunque sono dei libri abbastanza semplici da reperire, anche se, dato che stiamo parlando di manuali tecnici, sono comunque un po' costosi e anche voluminosi. Senza perdere troppo tempo in introduzioni e chiacchiere, iniziamo subito. Il primo libro ha un titolo abbastanza diretto, The VR Book, scritto da Jason Gerald e pubblicato nel 2017 dalla ACM. Questo libro è orientato chiaramente a ricercatori e a professionisti nell'ambito della realtà virtuale e dell'interazione uomo-macchina in generale. Come infatti recita il sottotitolo del libro, ovvero Human-Centered Design for Virtual Reality, questo libro non si concentra tanto sulle tecnologie, ma quanto su un'analisi dei diversi aspetti che vanno a caratterizzare e a comporre un'esperienza nella realtà virtuale. Sebbene si possa dire che questo non è in senso stretto un manuale tecnico, bisogna ricordare che l'aspetto più difficile relativo allo sviluppo di applicazioni e esperienze in realtà virtuale non è tanto la risoluzione di problemi tecnici. Per questo nel libro troviamo quindi una disamina di diversi aspetti, come per esempio la percezione dello spazio e del tempo, le problematiche relative al motion sickness e tutte le diverse modalità percettive che vengono coinvolte e compongono un'esperienza in una realtà simulata. Ma il libro offre anche una serie di spunti operativi che sono orientati soprattutto per chi vuole cercare di andare un po' al di là della creazione di prototipi o semplicemente di sviluppo di un'applicazione. Mi riferisco a quello che generalmente si intende come user study, ovvero come misurare e analizzare gli effetti di un'esperienza in realtà virtuale sugli utenti. Questa è una parte che manca in moltissimi libri. Invece qui è presentata nel dettaglio attraverso metodologie aggiornate e testate sul campo da specialisti. Un libro quindi consigliatissimo, però ovviamente dedicato agli addetti ai lavori, anche perché è un libro un po' voluminoso, siamo sulle 600 pagine e anche un po' costoso. Il secondo libro che mi sento vivamente di consigliare è 3D User Interfaces, Theory and Practice. Ci sono 2 edizioni di questo libro, ovviamente io consiglio quella del 2017 perché è la più aggiornata. Con 3D User Interfaces si intende tutte quelle interfacce e quelle tecniche di interazione possibili in un sistema di realtà virtuale o anche realtà aumentata. Questo libro potrei descriverlo semplicemente come una miniera d'oro di informazioni, ben scritto e ben strutturato. Non a caso gli autori di questo libro sono 3 importanti ricercatori e pionieri nel campo delle interfacce per la realtà virtuale. Come ho accennato, quindi il focus di questo libro è su modalità e tecniche di interazione in spazi virtuali. Il libro offre un'ottima introduzione ai principi di Human-Computer Interaction applicati alla realtà virtuale, una dettagliata panoramica delle tecnologie hardware sia per input che output e ovviamente un'analisi e spiegazione delle principali tecniche di interazione.
Potrebbe sembrare poco, ma dato che il libro è scritto da ricercatori, non troverete solo descrizioni di device commerciali o sistemi implementati in applicazioni esistenti, ma anche e soprattutto un riassunto dello stato dell'arte, delle sperimentazioni e della ricerca fatte nell'ambito delle interfacce tridimensionali, che solitamente non sono di proprio facile accesso a chi, soprattutto essendo un designer o uno sviluppatore, non sa magari come reperirle oppure non ha il tempo di scremare e leggere centinaia di articoli. E questa, secondo me, è un'ottima cosa, perché offre degli spunti e delle soluzioni che possono essere facilmente implementati e testati per creare delle esperienze di realtà virtuale sempre più coinvolgenti e migliori. Libro quindi secondo me consigliatissimo, specialmente per chi volesse approfondire la creazione di interfacce per sistemi immersivi e in realtà virtuale. Il terzo manuale che vi consiglio è HCI Beyond GUI, dove HCI sta per Human Computer Interaction e GUI sta per Graphical User Interfaces. Come dice il titolo, questo libro si concentra su tutte quelle interfacce e tipologie di interazione alternative a quelle cosiddette grafiche, ovvero quelle a cui siamo abituati nei nostri smartphone o PC. In questo libro, infatti, vengono trattate tutta una serie di interfacce che potremmo dire non convenzionali, come per esempio le interfacce olfattive o quelle per simulare la camminata e la locomozione in ambienti virtuali, fino a tutte quelle interfacce cosiddette multimodali, ovvero che combinano diverse modalità di input per compiere e svolgere una particolare task. Come nel libro precedente che vi ho consigliato, quello che dà autorevolezza anche a questo testo è il fatto che ogni capitolo dedicato a un argomento ben specifico sia scritto da un esperto in materia. Anche in questo libro troverete condensati in un unico testo i risultati relativi a svariati ambiti di ricerca molto sperimentali e di nicchia. Magari le informazioni non saranno proprio aggiornatissime, però qui vengono trattate molto bene le basi. Il libro infatti è un po' datato, si parla del 2008, e questo potrebbe far storcere il naso ad alcuni, anche grazie ad una copertina non proprio accattivante. Ma è un libro secondo me ancora molto valido, anche perché tratta una serie di argomenti che solitamente non vengono considerati in altre pubblicazioni simili. Quindi secondo me utilissimo, soprattutto per chi volesse avere un'infarinatura e conoscere meglio diverse tipologie e paradigmi di interazione, diciamo, non convenzionali. Ecco, questi secondo me sono tre tra i migliori manuali tecnici relativi alla realtà virtuale. Come sempre, nella descrizione al video vi lascio i link per acquistare i libri. A presto!